Lega. E vediamo chi. Ci sono luoghi che non si limitano a piacerti, ti entrano dentro e quasi senza accorgertene finisci per tornarci ogni volta che cerchi qualcosa di speciale. Per me uno di questi è la Val Savaranche, una valle chiusa, stretta, selvaggia, che si incunea verso la Francia e custodisce uno dei volti più autentici della Val d'Aosta. La sua storia è legata alle grandi ascensioni, alle traversate alpine e al fascino imponente del massiccio del Gran Paradiso. Un anno fa ero venuto qui in tenda, insieme a Beppe e Paolo. Quell'esperienza mi era rimasta addosso. Se non hai visto il video, trovi il link in descrizione. E proprio da lì è nata un'idea: trasformare il campeggio Gran Paradiso in un punto di incontro per chiunque avesse voglia di raggiungerci. Amici, viaggiatori, motociclisti, iscritti al canale. Persone che nel tempo mi avevano scritto proponendo di fare qualcosa insieme, di condividere una strada, una tenda, una serata, un pezzo d'avventura. L'idea era semplice: poche regole, nessuna organizzazione rigida, libertà totale. Il resto lo avrebbe fatto il luogo. E qui il luogo sa essere davvero generoso. Montagne, silenzio, aria pulita, cascate, natura potente. E poi loro, camosci, stambecchi, marmotte, volpi. Tutto a portata di sguardo. Tutto abbastanza vicino da farti sentire parte di qualcosa di più grande. Cari amici, benvenuti alla prima mototendata Wanderlust Moto e Avventura. Spegnete i motori, sedetevi comodi e lasciatevi portare dentro questa esperienza. Ehi tu, cosa aspetti a iscriverti al canale? È gratis e ne vedrai delle belle. Allora, ho quasi finito di montare questa tenda che mi era stata regalata da un amico anni fa, è un TP della Coleman, non l'avevo mai montata. Ovviamente la prima volta è un po' più difficile, però è molto carino. E adesso vi faccio vedere anche com'è dentro. Dentro abbiamo questo tipo di situazione, un palo centrale, e poi c'è una porta sul retro e una porta con veranda sull'anteriore. Poi ci sono queste due finestrelle e ovviamente è molto grande, quindi ci starebbero abbondantemente 4 persone, però la provo. Mi spiaceva, era ferma lì, credo almeno da 3 anni. Dai che è arrivato anche Roberto.
Quindi adesso direi che è giunto il tempo di fare la pappa, perché si è fatta una certa, e qui è come abbiamo sistemato tutto quanto. Direi che non manca nulla. C'è frutta fresca, pane, acqua, vino, griglie, c'è tutto, non manca nulla. Frutta volentieri. Quello che c'è non manca. Bene, abbiamo sistemato lì le bottiglie con il vino in fresco. Ragazzi, buon appetito. Buon appetito, buon appetito a tutti. Stiamo mangiando a turni diversi oggi praticamente. Che non chiamiamo. L'ungherese qua, no? No, sì, non sono neanche miei, sono... Diventa un lavoro. Sì. Siamo tutti A noi. qui. Viva la sposa! Molto cerca di vestirmi, ma io non lo so, ma molta gente è andata in giro, che buono. Siamo dei vecchi. Com'è? Qua è incominciato bene, poi fatica a montare perché i dolori ci sono, ma ci stiamo recuperando. Tutto buonissimo, già stanchi, ma carichi per stasera. Ma Che si griglia. il posto ti piace? Spettacolare. Sì? Spettacolare. Stasera ci addormentiamo col fiume al sottofondo. Lela, Bello. com'è? 5 gradi, sei sicuro? 5 gradi. Beh, noi 5... abbiamo la stufa dentro. 5 gradi Anche io. 5. Anche noi abbiamo attaccato. Zio Beppe. Super, io sono rinato completamente. Serenato? Ero disidratato. Io volevo fare complimenti alla disorganizzazione, che mi è piaciuta veramente un sacco. C'è un po' di caos. C'è parecchio caos. E il pranzo alla buona. Andiamo a tagliare la legna? Andiamo, dai, prendo anche il mio seghetto o il suo col tuo. Andiamo con questa. Con questo? Andiamo con questa. Andiamo con questa. Che carica la batteria. Te la domanda. La ringrazio per la domanda. Sì, se no. Col martello. Stacca la pietra. Quindi, cos'è che stai preparando? Allora, sto preparando della trita mista con dentro un trito di cipolle rosse, della paprika, delle erbe, un pochino di formaggio grana che dà sempre un buon sapore e un ovetto per tenere assieme tutto, e poi si infila tutto qua. Oh, così si va bene, vedi? Wow, bella lì. Devi buttare proprio il... Metti su vero? Ma no, ottimo. Metti questa roba qui che parte. Niente, siamo destinati a ritornare a vivere nei boschi, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo a inventarci la tecnica giusta. Peccato che mi sono perso l'incartamento.
cazzo di drone, che c'è tutta la gli aghi di pino sulla casa. Cioè, Vai, ragazzi. Droga che supera qualsiasi cosa. Che a manate è andata dentro, Però il salame mantovano fa il suo dovere, eh. Il pane, guarda, anche quello il pane è buono, eh. Quello è un buon pane. Questo è pane. che vino è, scusa? Bacialo. 19. Qui là, tanta roba, 14,5. tanta roba. Un assaggino, un assaggino. Piemontese. Grazie, grazie, grazie. È buonissimo, eh. Ma tanto buono. Ragazzi, scusate, ma Da la dove mia arriva sto bicchiere? opera si sta disfando. Quindi letto Veneto c'è scritto, adesso ho anche la bocca piena. Se è danar, che danar. Se bisogna andare, bisogna andare. Questa è la bomboniera dei due ragazzi. Ma dai. Si sono sposati 10 anni fa perché abbiamo fatto la riunione settimana scorsa. Dopo essersi sposati, che questa l'ha fatta per la bomboniera, infatti rappresenta tutto il mondo, Falla girare un po'. Sono- stai ferma così, girala. sono partiti e sono per la Mongolia. Ma Si dai. sono sposati, la coppia, Ma dai. e dopo il matrimonio sono partiti e hanno fatto 40 giorni in Mongolia. E questa era la loro bomboniera, il classico detto Bravi, veronese, bravi. che denar, che denar. Bravi. Ci Ecco. piacciono. Dopo questo è di Oscar, un altro nostro amico, che c'è scritto: il vero motociclista è quello che caga da tutte le parti. Adesso io non riesco a leggere perché non ho gli occhiali. E che piscia panoramico, aggiungerei. Però è colui che riesce a cagare da tutte le parti. Questo qua. Quindi questo bicchiere ha la sua storia, infatti c'è scritto Thomas e Sara. Bello. Siamo a 7 gradi, minima durante la notte 6,3. 6,3 gradi. Buongiorno ragazzi.
moto è libertà pura, appunto. Ed è anche terapeutica, perché quando ho qualche pensiero brutto, problema, me lo porto dietro in modo, però piano piano più il viaggio va avanti, più fluisce e se ne va, quindi è terapeutico. Quando ti svegli seguendo i ritmi della natura, anche se è solo il secondo giorno, inizi ad avere una percezione diversa di te stesso e di chi ti sta intorno. E sento una sorta di torpore misto a serenità. Mi sento rallentato nei gesti e nei pensieri e l'unica cosa che mi viene naturale fare è salire in sella. Con Barbara percorriamo la valle fino in cima, tra attraversamenti di marmotte e camosci curiosi, ma giustamente diffidenti. La Ima 4,50 sembra sentirsi nel suo ambiente. Il suo borbottio sommesso si sposa bene con la lentezza che mi circonda. Curiosiamo, lasciando vagare i pensieri. E dopo aver sorseggiato un tè seduti al ristoro a 2000 metri, ritorniamo al campeggio per assistere a partenze e nuovi arrivi. Ci sono amici che partono dopo una notte in tenda e altri che arrivano, pronti a condividere un altro pezzo di questa piccola avventura. Allora, hai deciso di andartene? Sì, facciamo come quelli che vanno, perché siete troppo lenti e noi dobbiamo fare chilometri. No, ma qui in realtà siamo talmente lenti che siamo statici oggi. Mi sembra che a me. Vabbè ragazzi, vi è piaciuto? Sì. Bellissimo, da rifare sicuramente. Magari di spargere un po' più la voce, venga qualcun altro, non troppi, che dopo. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Ciao. Ciao Fiore, ciao Fausto. The distance that is between us, I have come so far, and now I see, to get to you, I must find you. Allora ragazzi, andate? Andiamo, dobbiamo rientrare, è stato bellissimo, posto sempre fantastico. Ci vediamo prossimamente? Assolutamente sì. E buone cose con la tua motorazza. Fanciulli, va bene arrivati. Guardalo lì quanto è sportivo. Quanto è sportivo. Ma ti sei perso? No, Ma di quale colazione parlavi? Di quale colazione parlavi che dicevi? No, Signori, guardate chi sia arrivato. ciao! Il pollice, ciao Irma. Il pollicino. Il pollice. Guarda qui quanta birra. Allora amici, ci ha raggiunto anche Valerio da Volpiano, provincia di Torino. e tra l'altro sta inaugurando la sua prima esperienza in tenda proprio a questa prima mototendata. Esatto. Contento di averti tra noi, Quindi sta provando praticamente tutto nuovo con le scatole e quindi è tutta un'esperienza, tutto da vivere. E con le buste dell'immondizia. E con la busta dell'immondizia. Adesso andiamo a prepararci un piattino di pasta, Sì. perché ci ha raggiunto anche Claudio Pollicino e adesso arrivano gli altri e scrive il telefono. Innanzitutto vabbè, siete arrivati, presentatevi, salutate, da dove arrivate, dove andate? Piacere, sono Andrea e mia moglie Alessandra, che siamo partiti questa mattina all'alba da Verona, zona Verona, per venire qua al moto incontro a trovare degli amici motociclisti, insomma. Bravi, Quindi siete benvenuti. Grazie mille. L'ospitalità mi sembra buona, quindi adesso sono appena arrivato comunque. Vediamo il proseguo. Vediamo il proseguo. Ma come notare, hanno portato la griglia, perché La griglia, di solito si accende il fuoco direttamente da qui. in questo caso non proprio, perché si smonta. Ecco, ma io volevo capire perché è asimmetrica. Perché io sono un per precisino. questioni aerodinamiche. Cioè? No, perché Spiegalo c'è la tu, marmitta. spiegalo tu, Claudio. C'è anche il bauletto più piccolo, questo lo riempi di più. Esatto, poi c'è la marmitta che viene fuori calore, ho paura che la onda me lo brucia, che la onda.
Sì! I preparativi per il fuoco e per il cibo in certi momenti diventano quasi una pratica purificatrice, perché il fine ultimo non è semplicemente mangiare e godersi il paesaggio, preparare, tagliare, accendere, aspettare, chiacchierare, giocare in fondo con ciò che ci piace di più. E poi ci sono i talenti emergenti, come Fabrizio, il nostro fuochista ufficiale, da 3 anni ormai parte della comunità dei motociclisti viaggiatori e qui dà il meglio di sé, gestendo con grande serietà 2 fuochi e 2 bracci. Valerio, Gabriele, Paola, Roberta, Barbara, Ludovica, Raffaella e tutti quanti, sì, quasi tutti, compreso l'amico di merenda Beppe, che riesce nell'impresa più difficile, illudere tutti, compreso se stesso, di star facendo qualcosa di fondamentale. Bruschette vanno preparate con cura. Ecco, Quindi- Beppe praticamente ha la massima realizzazione di se stesso Vedi, si grattugia bene anche l'aglio, e deve... nell'esercizio delle sue funzioni. Esatto. In realtà più che altro sfoggia accessori e giocattoli da bushcraft che lo appassionano talmente tanto da farlo sentire una specie di Bear Grylls della Val Savaranche. E mentre la serata si allunga tra chiacchiere, fuoco e convivialità, iniziamo a organizzare la partenza del giorno dopo. Un viaggio, un piccolo tour. Ci aspetta un giro in moto su un itinerario che conosco bene, ma che ogni volta riesce comunque a stupirmi. Dal colle di San Carlo al piccolo San Bernardo, poi discesa verso la Tuile, sosta all'ordio di Pre-Saint Didier e infine la Val Vení, dove l'aria profuma di bosco, resina, abeti e pini. Un balsamo naturale, intenso, unico, ma per ora no. Per ora lasciamo stare la strada e prima godiamoci il caffè del risveglio. Ah, dimenticavo, tra gli amici che ci hanno raggiunto stavo quasi per dimenticarmi della volpe. Lei vive qui e resterà anche quando noi partiremo, perché è furba dalla nascita. Buongiorno mattina, adesso vediamo le temperature di stanotte. La minima è scesa a 5 gradi e mezzo, ha fatto più freddo di ieri e in questo momento ci sono 6 gradi,1. Buongiorno, com'è andata la prima notte in tenda? Benissimo, pensavo peggio. Ha funzionato? Sì. Ciao carissimo.
C'è una frase attribuita ad Einstein che dice: dovrei smetterla di stare con la testa fra le nuvole, ma la vista è mozzafiato. E già, quando arrivi in quota, quella sensazione di piacere è sempre tanta. Qui al piccolo San Bernardo, a 2188 metri, la neve resisterà ancora per poco. I've been running in circles at 10,000 miles of pavement, trying to make it all make sense. I've been underslept, overworked, overstretched, I'm exhausted, but I got you. L'aria è fresca, il paesaggio è aperto e tutto sembra sospeso tra Italia e Francia. Si sentono i fischi delle marmotte, c'è un andirivieni continuo di motociclisti, viaggiatori, curiosi, e poi ci sono quelli che hanno capito tutto, hanno piazzato una sedia nel punto più alto e restano semplicemente lì, fermi a guardare, mentre tutto il resto continua a muoversi. Riprendiamo la strada verso la Tuile e poi puntiamo verso Present-Didier. Prima però ci fermiamo all'Orrido, dove una passerella panoramica sospesa a circa 160 metri permette di guardare la gola dall'alto. Sotto di noi il canyon, la cascata, la roccia scavata dall'acqua. Davanti la catena del Monte Bianco, uno di quei posti in cui ti fermi per pochi minuti, ma ti ritrovi a guardare più a lungo del previsto. I still got you. Ooh, no matter how hard it gets, we got the evidence. Ooh, and through all the craziness, only thing making sense beneath the surface. Poi raggiungiamo la Valvenie, costeggiando lo scenario imponente del ghiacciaio della Bremba, o meglio, ciò che oggi resta di quella grande presenza di ghiaccio che scende dal versante italiano del Monte Bianco. La valle qui cambia respiro, all'inizio è stretta, aspra, quasi severa, poi si apre e ti lascia entrare in uno dei paesaggi più belli dell'area del Monte Bianco, e ci sono quei profumi che non riesci davvero a raccontare fino in fondo: il bosco, la resina, l'erba umida, il legno, l'aria fredda che arriva dalle cime, un balsamo naturale che ti entra nei polmoni e ti rimette in ordine i pensieri. Our chaos turns to peace, 'cause true love. E insomma ragazzi, si conclude così questa disorganizzata mototendata Wanderlust, moto e avventura. Disorganizzata nel modo giusto, all'insegna del faccio ciò che voglio, faccio ciò che mi piace, mi godo il momento e condivido la strada con chi ha voglia di esserci. Grazie davvero a tutti quelli che ci hanno raggiunto, grazie a chi è arrivato anche solo per un saluto, a chi ha dormito in tenda, a chi ha condiviso una cena, un caffè, una strada, una risata, un pezzo di esperienza insieme. Qualche idea per l'anno prossimo sta già girando nella mia testa, ma per ora non vi anticipo nulla. Intanto spero che questo video possa ispirare qualcuno a cercare momenti come questi, semplici, liberi e imperfetti, e proprio per questo bellissimi. Alla prossima! Allora ragazzi, si conclude qui questa tendata. Paolo è di là a organizzare, ma intanto vi salutiamo noi. È stata un'esperienza veramente bella, la prima tendata Wanderlust Moto e Avventura. Abbiamo dei progetti per l'anno prossimo, per cui restate sintonizzati. Cosa ne pensi? Cercate di esserci, ci rivedremo qui tra 12 mesi, sempre qua, Gran Paradiso. Ciao! Alla prossima, ciao ragazzi! La tendata è stata sicuramente molto, molto bella, molto divertente, oltretutto la mia prima tendata. E persone splendide, mi sono trovato benissimo, accolto alla grande. E questa mototendata è stata troppo bella, sono venuta da sola, temeraria, e ho trovato persone che mi hanno accolta e che condividono la stessa passione della moto, della tenda, del barbecue, e quindi tante cose, però è stato un modo per entrare nelle vite di persone che avevo solamente sfiorato,
e quando c'è un po' di condivisione, ci si racconta le cose, ci si racconta le vite, ci si racconta un po' di cose, è sicuramente una cosa molto positiva, e poi si mangia. Questa mia prima esperienza di incontro in tenda è stata un'esperienza bellissima, e soprattutto ho avuto la fortuna di stare con persone veramente speciali. Non potevo chiedere di meglio.